Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo episodio di Learn Italian with Mini Stories. Se siete nuovi nel mio canale e non conoscete ancora il mio metodo per imparare le lingue, vi consiglio di guardare il mio video precedente, Learn Italian with Mini Stories Super Efficient Learning Technique. Attraverso le mini storie imparerete a comprendere e parlare l'italiano sin dall'inizio, immergendovi in una storia divertente. Vi insegnerò una tecnica efficace e piacevole che vi aiuterà ad imparare l'italiano rapidamente. E alla fine della mini storia inizierete a parlare italiano se mi seguite. Troverete il link della lezione sotto il video nella descrizione, dove potrete trovare la storia e gli esercizi per imparare vocaboli e grammatica. Potrete scaricare il PDF dal mio blog. Allora, iniziamo! Ma prima di iniziare, voglio condividere una notizia entusiasmante con voi. Ho appena pubblicato il mio libro ebook gratuito per coloro che vogliono imparare italiano. È un giocolibro, un gamebook. Cosa significa giocolibro? Cosa vuol dire gamebook? Non è solo un libro ordinario, è un coinvolgente combinazione di giochi e storie. Pensate alle vostre fiabe preferite. Sono affascinanti, vero? E probabilmente le ricordate vividamente. Questo perché le storie e i giochi sono i più efficaci motivatori. Con questo giocolibro imparare l'italiano diventa un'avventura. Vi immergerete in un mondo ricco di personaggi affascinanti, trame intriganti e emozionanti sfide. E man mano che progredirete nella storia, incontrerete esercizi interattivi che rafforzano le vostre abilità linguistiche. È come avanzare di livello in un videogioco, ma con benefici linguistici nel mondo reale. E la cosa migliore? È completamente gratuito. Potete scaricare il PDF con tutti gli esercizi e intraprendere subito il vostro viaggio di apprendimento dell'italiano. Allenate il vocabolario, la grammatica e le abilità conversazionali immergendovi in una storia divertente. Ok, e ora iniziamo con la storia di oggi. Leggerò prima una mini storia per voi, poi la leggeremo insieme e cercheremo di comprendere il testo e poi vi farò delle domande. Troverete il link completo allo script, alle spiegazioni, agli esercizi nella descrizione qui sotto, così potrete esercitarvi su questa lezione e padroneggiare le importanti regole grammaticali e le parole quando volete. Crimine gastronomico e altri sospetti. Chloe vuole scoprire i segreti di Mauro. Sente che lui le sta nascondendo qualcosa di importante. Durante le pause caffè in ufficio, Chloe nota che Mauro esce dall'ufficio senza spiegazioni. Chloe sospetta molto. Mauro lascia l'ufficio subito dopo le 11 del mattino, ogni giorno. Decide di seguirlo per scoprire cosa fa di strano. Ma Mauro è molto bravo a scomparire e Chloe non riesce a capire dove va. Mauro torna in ufficio dopo mezz'ora senza dire nulla. Arriva la pausa pranzo e i colleghi vanno a mangiare. Dopo pranzo, i colleghi vogliono prendere il caffè insieme e invitano anche Mauro.
ma Mauro rifiuta l'invito. Chloe diventa ancora più sospettosa. Decide di non prendere caffè con i colleghi, ma di seguire Mauro. Chloe vede Mauro entrare in un bar da solo. Prima di entrare, Mauro guarda attorno con attenzione. Ma sta cercando qualcosa? E perché va in un bar da solo? È molto sospetto. Dalla finestra, Chloe riesce a vedere Mauro. Ma quello che vede è terribile, è un crimine, è un reato, è un orrore. Mauro sta ordinando un cappuccino. Cappuccino nel pomeriggio? Chloe si ricorda che Mauro le ha detto: si prende il cappuccino solo al mattino con la colazione e sicuramente non si prende dopo le 11 del mattino, secondo la tradizione italiana. Chloe è confusa, ha grandi sospetti. Forse Mauro non è quello che sembra. Vediamo insieme qualche parola e espressione. Vi spiego cosa vogliono dire le espressioni in un modo semplice. Ok? D'accordo? Siete pronti? Iniziamo. Chloe vuole scoprire i segreti di Mauro. Scoprire è simile ad una parola inglese, vero? Discover vuol dire discover. Nota che il prefisso s spesso corrisponde all'inglese this, ok? Ad esempio, se prendiamo il verbo coprire, che significa cover in inglese, possiamo aggiungere il prefisso s per formare il verbo scoprire. E in questo caso scoprire significa togliere qualcosa che nasconde qualcos'altro, rivelare o vedere ciò che era nascosto. Sente che lui le sta nascondendo qualcosa di importante. Nascondere significa tenere qualcosa segreta o non farla vedere. Quindi nella frase sente che lui le sta nascondendo qualcosa di importante. Chloe pensa che Mauro stia tenendo un segreto da lei. Mauro non vuole farle vedere qualcosa di molto importante. Durante le pause caffè in ufficio, Chloe nota che Mauro esce dall'ufficio senza spiegazioni. Chloe sospetta molto. Nota che ci sono tantissime parole che sono simili all'inglese, per esempio pausa, no? Una pausa è un momento in cui si interrompe temporaneamente un'attività. La parola pausa è simile a pause in inglese, no? Che significa interrompere. Poi, ufficio. Un ufficio è un luogo in cui le persone lavorano. Ok, la parola ufficio ha un'origine latina simile alla parola inglese office. Spiegazione.
La parola spiegazione è simile alla parola explanation in inglese, no? Che significa la stessa cosa. Esce. Esce è la forma coniugata del verbo uscire che indica l'azione di lasciare un luogo. La parola esce è simile al verbo exit, no? In inglese, che significa uscire o partire da un luogo. Sospetta. Sospetta è la forma coniugata del verbo sospettare che indica l'azione di avere dei dubbi o delle incertezze su qualcosa o qualcuno. La parola sospetta è simile al verbo suspect in inglese, che significa sospettare o avere dei dubbi, no? Mauro lascia l'ufficio subito dopo le 11 del mattino, ogni giorno. Decide di seguirlo per scoprire cosa fa di strano. Ma Mauro è molto bravo a scomparire e Chloe non riesce a capire dove va. Poi lascia. Lascia significa andarsene o partire da un posto. È simile al verbo inglese leave, che ha lo stesso significato. Decide significa prendere una decisione, un decision, decisione, o scegliere qualcosa. E significa to decide in inglese. C'è una connessione tra seguire e sequence in inglese, perché entrambe le parole derivano dal termine latino sequi, che significa andare dietro o seguito. Quindi sequence in inglese indica un ordine o una successione di eventi o oggetti, mentre seguire in italiano si riferisce all'azione di andare dietro a qualcuno o qualcosa. Quindi, come vedete, c'è un legame etimologico tra le due parole. La parola scomparire deriva dal latino dis, che indica una negazione o un'opposizione, e comparere, che significa apparire. Quindi scomparire letteralmente significa non apparire o svanire. Non c'è una connessione diretta con una parola inglese simile, ma si può notare una somiglianza con il verbo inglese disappear, ok? Che ha una struttura simile e un significato simile, ovvero sparire o svanire. Ok, Mauro torna in ufficio dopo mezz'ora senza dire nulla. Arriva la pausa pranzo e i colleghi vanno a mangiare. Dopo pranzo i colleghi vogliono prendere il caffè insieme e invitano anche Mauro. Ma Mauro rifiuta l'invito. Chloe diventa ancora più sospettosa e decide di non prendere caffè con i colleghi, ma di seguire Mauro. Anche qui ci sono tante parole che sono simili alle parole in inglese. Per esempio, torna. Torna significa quando qualcuno ritorna in un luogo dopo essere andato via. È come quando qualcuno ritorna indietro o torna a casa. Return in inglese ha un significato simile che è quando qualcuno torna a un luogo.
Arriva. Arriva indica quando qualcuno o qualcosa raggiunge un luogo. La parola arriva è simile alla parola inglese arrive, no? Invitano. Invitano è la forma coniugata del verbo invitare, che significa chiedere a qualcuno di partecipare a qualcosa. La parola invitano è simile alla parola inglese invite, ok? Poi rifiuta. Rifiuta è la forma coniugata del verbo rifiutare, che significa dire di no a qualcosa o qualcuno. Quando qualcuno rifiuta un'offerta o un invito, sta dicendo che non accetta o non desidera partecipare. Quindi la parola rifiuta è simile alla parola inglese refuse. Chloe vede Mauro entrare in un bar da solo. Prima di entrare, Mauro guarda attorno con attenzione. Ma sta cercando qualcosa? E perché va in un bar da solo? È molto sospetto. Entrare significa andare all'interno di un luogo. La parola entrare è simile alla parola inglese enter, ok? Guarda. Guarda è la forma coniugata del verbo guardare, che significa osservare o prestare attenzione a qualcosa. La parola guarda è simile al verbo guard in inglese, che significa guardare o osservare attentamente. Solo. Solo significa essere da soli o senza compagnia. La parola solo significa alone. Esiste una parola in inglese soul, no? Che è simile all'italiano solo, giusto? Potresti ricordare anche con la parola inglese solitary, solitario. Entrambe le parole significano essere da soli. Quindi quando pensi alla parola solo, puoi ricordare che è simile a solitary. Quindi quando pensi alla parola solo, puoi ricordare che è simile a solitary in inglese, che significa la stessa cosa. Dalla finestra, Chloe riesce a vedere Mauro, ma quello che vede è terribile. È un crimine, è un reato, è un orrore. Terribile significa molto, molto spaventoso o brutto. È come terrible in inglese, che vuol dire la stessa cosa. E crimine e reato sono azioni cattive e illegali, ok? Crimine è come crime in inglese. Orrore indica qualcosa di spaventoso o disgustoso, è simile a horror in inglese, che significa la stessa cosa. Mauro sta ordinando un cappuccino. Cappuccino nel pomeriggio? Chloe si ricorda che Mauro le ha detto: si prende il cappuccino solo al mattino con la colazione e sicuramente non si prende dopo le 11 del mattino, secondo la tradizione italiana. Chloe è confusa, ha grandi sospetti. Forse Mauro non è quello che sembra. Ok, quindi ordinando significa chiedere qualcosa in un ristorante o un bar. È come ordering in inglese, che significa la stessa cosa, ok? Ci sono delle connessioni tra
ricordare in italiano e record in inglese, perché entrambe le parole riguardano l'idea di tenere traccia di qualcosa. Quando ricordiamo qualcosa, teniamo nella nostra mente informazioni importanti. E quando parliamo di un record in inglese, intendiamo un modo per registrare o conservare informazioni. Quindi sia ricordare che record si riferiscono a tenere traccia di qualcosa in modo che possiamo richiamarlo in futuro. Sicuramente significa con certezza o sicurezza. È come surely in inglese, che vuol dire la stessa cosa e si collega alla parola secure in inglese. Tradizione si riferisce alle pratiche o alle abitudini che vengono tramandate da una generazione all'altra. Tradizione ha la radice simile a tradition in inglese. Confusa. Quando diciamo che Chloe è confusa, intendiamo che è in uno stato di confusione o di non capire qualcosa. La parola confusa ha una connessione con inglese confused, che significa la stessa cosa. Sembra. Quando diciamo che Mauro non è quello che sembra, intendiamo che la sua apparenza o comportamento potrebbe essere diverso dalla realtà, ok? La parola sembra ha una connessione con l'inglese seems, che significa la stessa cosa. Quindi possiamo notare che queste parole hanno delle corrispondenze in inglese, il che ci aiuta a comprendere il loro significato e a trovare un punto di riferimento nella lingua inglese. In questa parte del video esploreremo le domande. Ti farò una domanda e ti darò qualche secondo di tempo per pensare alla tua risposta. Sentiti libero di mettere in pausa il video se hai bisogno di più tempo, ok? Prenditi tutto il tempo necessario per rispondere. Ok, allora, iniziamo. Cosa vuole scoprire Chloe? Chloe vuole scoprire i segreti di Mauro. Mauro esce dall'ufficio senza spiegazioni? Sì, Mauro esce dall'ufficio senza spiegazioni. Cosa fa Mauro durante le pause caffè in ufficio? Mauro esce dall'ufficio durante le pause caffè. Chloe sospetta molto, giusto? Sì, Chloe sospetta molto. Cosa nota Chloe durante le pause caffè? Chloe nota che Mauro esce dall'ufficio senza spiegazioni. Quando lascia Mauro l'ufficio? Mauro lascia l'ufficio subito dopo le 11 del mattino, ogni giorno. Perché Chloe decide di seguire Mauro? Chloe decide di seguirlo
per scoprire cosa fa di strano. Cosa succede durante la pausa pranzo? Durante la pausa pranzo i colleghi vanno a mangiare. Cosa vogliono fare i colleghi dopo pranzo? Dopo pranzo i colleghi vogliono prendere il caffè insieme. Mauro rifiuta l'invito dei colleghi, vero? Sì, Mauro rifiuta l'invito dei colleghi. Come reagisce Mauro all'invito dei colleghi? Mauro rifiuta l'invito dei colleghi. Chloe decide di non prendere caffè con i colleghi, giusto? Sì, Chloe decide di non prendere caffè con i colleghi. Cosa decide di fare Chloe dopo che Mauro rifiuta l'invito? Chloe decide di seguirlo. Chloe vede Mauro entrare in un bar da solo, giusto? Sì, Chloe vede Mauro entrare in un bar da solo. Dove vede Chloe entrare Mauro da solo? Chloe vede Mauro entrare da solo nel bar. Cosa fa Mauro prima di entrare nel bar? Prima di entrare, Mauro guarda attorno con attenzione. Cosa pensa Chloe della situazione di Mauro? Chloe pensa che sia molto sospetto. Cosa vede Chloe dalla finestra? Chloe vede Mauro dalla finestra. Come descrive Chloe ciò che vede di Mauro? Chloe descrive ciò che vede come terribile, un crimine e un orrore. Cosa sta ordinando Mauro? Mauro sta ordinando un cappuccino. Cosa ricorda Chloe riguardo al consumo del cappuccino? Chloe si ricorda che il cappuccino si prende solo al mattino con la colazione. Cosa pensa Chloe riguardo a Mauro? Chloe pensa che Mauro potrebbe non essere quello che sembra. Grazie mille per esservi uniti a me oggi e non dimenticate di mettere mi piace a questo video, iscrivervi al mio canale e condividerlo con altri appassionati di lingue. Alla prossima!
Ciao ciao!